come un terno vinto, 3 come le speranze d'essere un po' maturo bambino per te, 3 come un valzer lento, dolce come un cremino, 3 come i segni d'aria che il vento nutrì, 3 di colore rosso, le rose per te, 4 come le gesta per la Trinità, 3 quarti d'amor, la mia risposta al dolore. Ciao amici e benvenuti sul canale. Allora, avete sentito prima della sigla quelle poche note stile filastrocca con un testo molto asciutto, molto sintetico, se volete anche simpatico, di quello che era il progetto Tre Quarti d'Amor. E come dicevo qualche tempo fa sul canale, qui sul canale, avrei voluto, cosa che si sta per fortuna avverando, che questo disco prendesse nuovamente forma, che potessi in qualche modo presentarlo, perché durante il Covid, considerando che è nato durante il Covid, ecco, dopo il Covid molti locali sono stati chiusi purtroppo, sia a Milano che fuori da Milano, per cui una degna presentazione di questo album non è mai venuta. Quindi adesso mi sembra di poterlo, come dire, tirare fuori dalla naftalina nuovamente e poterlo presentare. A breve farò altri contenuti, short piuttosto che video ancora, dove annuncerò alcuni spettacoli. Per il momento ancora no, però insomma a breve mi ritroverete con questi annunci ufficiali, perché adesso sarebbero solo ufficiosi. Dicevo, questo album ha avuto per conto mio una buona risposta emotiva, perché penso di aver scritto uno degli album più veri insieme a Chiaroscuro, non che gli altri non lo fossero, però gli altri mi viene da dire che fossero stati album sperimentali, un po' sperimentali, perché il primo è assolutamente incentrato sul gioco, sul minimalismo, se volete anche sul circo, sapete che sono appassionato di questo, ed è stato tutto registrato nel mio studio, che è più o meno questo, però in un'altra location, perché nel frattempo ho cambiato casa. Il secondo è stato registrato con un'orchestra di più di 60 elementi, con l'Orchestra appunto Sinfonica di Roma, con brani assolutamente scelti e mirati apposta, tranne uno, perché suonassero bene, con una sezione di archi e quant'altro. Dico tranne uno perché uno si intitola Piano Piano ed è stato eseguito solo per chitarra ritmica e basso. Successivamente c'è stato Chiaroscuro. Ecco, Chiaroscuro è stato l'album che mi ha in qualche modo consacrato per quello che volevo essere, cioè vero, e parlare di me e delle mie esperienze di vita. Poi c'è stato Santi e Disfatti, che è stato un disco assolutamente sperimentale, sia per contenuti sia per contenuti musicali, oltre che contenuti testuali, e poi c'è stato appunto Tre Quarti d'Amor. Adesso sono in procinto, ma chi mi segue lo sa già da tempo, di iniziare a registrare questo nuovo album. Ho deciso, e lo faccio solo per voi del canale, di suonare poche note di un singolo che uscirà a brevissimo, ragazzi, un singolo che uscirà tra molto poco e che sono felice che cominci a tirar fuori le cornina, no? come le lumache dal guscio, questo disco, anche se insomma ci mancherà ancora parecchio tempo, però insomma ho voluto io, insieme al mio editore Gigi Mazzesi, cercare di, con la benedizione di Ornella D'Urbano ovviamente, cercare di far venire fuori qualcosa nel frattempo, magari che questo disco, cioè scusate, che questo singolo, questa canzone possa accompagnarvi durante il periodo estivo, per poi buttarsi nell'autunno e quindi nel mood che il disco richiede, perché io sono una persona assolutamente autunnale barra invernale, amo queste atmosfere cupe, queste atmosfere, se volete, fredde,
però fredde per quello che riguarda il discorso meteorologico, perché per me invece sono l'opposto, perché si cerca l'intimità, si cerca il calore magari di una casa, si cerca il calore di un abbraccio, si cerca il calore anche di un piccolo locale, di una periferia di una qualsiasi città, e magari con un camino, insomma, sono più per queste cose, ecco. Per cui io mi auguro che quest'album possa uscire veramente o nel periodo invernale o nel periodo, sì, nel periodo invernale va benissimo. E però ecco, questo singolo di cui non posso dire niente né il titolo né il testo, ecco, vi farò assaggiare tra pochissimo quelle tre note di introduzione che servono insomma per capire il mood. Anzi, ve lo faccio sentire adesso. Ecco, adesso l'avete sentito e spero che queste poche note già insomma assomiglino a qualcosa di concreto da parte vostra, e che possano farvi già immaginare quello che succederà dopo. Non vi posso dire niente, come ripeto, però insomma facciamo finta che l'abbiate sentita tutta. Ecco, siate clementi e fatemi comunque e datemi comunque il vostro parere. Allora, prima di congedarmi, io vorrei altresì farvi sentire una delle canzoni, la prima canzone che ho scritto dell'album Tre Quarti d'Amor, che adesso sentirete e che ho già presentato parecchie volte sul canale, però è forse una delle canzoni più interessanti che penso di aver scritto, e che ha un significato molto particolare. È il significato dell'opposto a quello che viviamo. Noi viviamo in un periodo veloce come un click, mi viene da dire, e dove addirittura le relazioni finiscono via SMS, via WhatsApp. Ecco, invece pensate, tanti anni fa Gabriel García Márquez aveva scritto un racconto, L'amore ai tempi del colera, dove due persone, un uomo e una donna, si sono amate, pensate, oltre 50 anni senza mai vedersi, scrivendosi e basta. E quindi questa cosa mi ha fatto riflettere. Intanto scusate, mi è arrivato un messaggio, se avete sentito il beep, e questa cosa mi ha fatto molto riflettere, perché effettivamente pensare questa storia, questa situazione oggi è a dir poco anacronistico e fuori tempo, però mi piacerebbe che questo tempo tornasse, e non è perché oggi che vi sto parlando è il mio compleanno e quindi vorrei tornare indietro nel tempo, semplicemente perché vorrei che le relazioni umane fossero più forti delle relazioni virtuali. È una pia illusione, lo so, però insomma la speranza è l'ultima a morire. Adesso entriamo nella retorica, nelle frasi fatte, però insomma d'altronde non mi viene altro che dire questo. Va bene, adesso vi lascio all'ascolto di Amore d'inchiostro, quindi un amore inchiostrato, un amore scritto, un amore epistolare, ancora un messaggio, e mi auguro che possiate aver gradito questo video, e buon ascolto della canzone, e noi ci rivediamo al prossimo contenuto. Ciao. Nella sua casa silenzio, ombra a rincorrere ombre, brocche di vino sbavato, nocche a giocare col vetro. Mostrò la giacca sgualcita alla sua immagine impressa dentro uno specchio i suoi occhi, piccole spesse le lenti, l'inchiostro fu un nobile gesto per lei. Diede le ali ai pensieri di ieri e il suo voto d'amore gridò: lei è bella come l'ebbrezza, nella sua stanza odorosa, steli le gambe socchiuse, chiuse da sepali a frange, finse di non aver pianto per lui. Ma nobil gesto d'inchiostro riposto nel cuore
che la fece smarrì. Lei non amò più suo sposo, lui non amò le sue donne, il loro amore d'inchiostro, col tre di neve un nefasto scrisse per lei. Odi d'amor apparve a lui nel suo mite rancor, immaginò le sue mani per lei, due olive nere, i suoi occhi, i capelli di seta ed il naso all'insù, quelle sue labbra che finsero il morso, un rimorso, il mio arso dolore. Quel loro amore d'inchiostro fu una condanna al capestro, fu un'abbazia senza il chiostro, fu la poesia di un poetastro, finse di non aver scritto per lei. Ma il nobile gesto d'inchiostro durò 50 anni e lei si donò. Lei si concesse al destino, non smise mai di sfidarlo, lui strinse a sé il suo respiro, senza riuscire a fermarlo, scrisse per lei. Odi d'amor apparve a lui nel suo mite rancor, immaginò le sue mani per lei, due olive nere, i suoi occhi, i capelli di seta ed il naso all'insù, quelle sue labbra che finsero il morso, un rimorso, il mio arso dolore.